Perché ti dico questo? Perché se un domani in questa vita o nelle prossime accederai o vorrai vedere il paradiso in terra o vorrai illuminarti o vorrai dar senso a questa vita meccanica, meccanicistica dove lavori dalla mattina alla sera e dici ma che cazzo lavoriamo tutti quanti così a fare? Ecco, quando ti fai queste domande e vuoi dire ma la mia vita avrà uno scopo diverso da questo, ma tutti che parlano e scrivono libri su tanti bei temi, l'amore, tante menate, ma poi questa cosa si realizza? Cioè, che senso ha la mia vita se io sto qua ancora e faccio 8 ore e poi devo correre per respirare una boccata d'aria? Allora, la risposta è che purtroppo ti do una brutta notizia perché la quantità di cose non è che cambierà, ma il modo in cui le vivrai e la percezione di intensità e di interiorità delle cose ti faranno risvegliare a tal punto che come una bacchetta magica non avrai più tensioni per tutto ciò che ti arriverà. Quindi tutto è fantastico, tutto è adesso, tutto è quel che vuoi. Sei rilassato nelle cose, non vuoi, non hai paura di perdere neanche di avere. Questo stato è uno stato di grazia, di apertura al tutto, cioè apertura alla gioia, alla bellezza, ai doni. Sai quando eravamo bambini, no? Che qualsiasi cosa era bellissimo, no? E il Babbo Natale, dicono, dove cazzo è finito il Babbo Natale? C'è tutto per quei momenti, no? Che tu eri lì e dicevi che stai proprio con l'albero, che so, arriva anche l'albero, no? Quella fantasia, quella poesia, ma dove è finita? Che siamo sotto a martellate la mattina e la sera. Quella cosa lì c'è ancora? Non è che è finita, è che noi non ci diamo la possibilità di ammorbidirci a tal punto e renderci percettivi a tal punto di inalare questa realtà e sentirla nel cuore, sentirla intorno a noi. L'amore di una persona, l'amore per i figli, l'amore per la natura, l'amore per un cibo, l'amore perché fai da mangiare, sei contento perché pulisci casa, ti senti meglio perché l'hai pulita. Questa cosa qui si chiama percezione, questa cosa qua permette di vedere. È come qualcosa che, come dire, rende la situazione limpida e dopodiché che la rende limpida tu incominci a vedere qualcosa che c'era già però. E quindi riuscire a vedere vuol dire andare in profondità anche, avere un sistema che riesce a penetrare la realtà. Che le onde del lago a un certo punto le fermi e cominci a penetrare la vista e riesci a vedere sotto e non i mille pensieri che si muovono. E concludo con una idea che ho sempre avuto questa immagine che mi ha molto affascinato perché è stata la storia della mia vita. Noi siamo dentro una vasca da bagno, ok? Immersi dentro. Non ti dico di che cosa sta vasca da bagno, comunque dove c'è dell'acqua che entra, pulita, e dell'acqua che esce tutta sporca. Noi siamo dentro confusi, con tutto annebbiato, sporco, e ci sono tre rubinetti che in qualche modo stanno buttando giù quest'acqua, ma noi non la vediamo. Poi un giorno ci chiediamo, ma com'è possibile che tutto così non riesco a vedere no, la gioia, la bellezza, non riesco a star bene, non riesco a godermi anche tutto quello che ho, perché ho tantissimo, ma fatti un giro in Africa, fatti un giro da qualsiasi altra parte, vedrai che sei un re, sai dove vivi, dove stai, cosa fai. Ma no, ma cosa dici? Ecco, ok, sei dentro questa specie di melma. A un certo punto inizi a intuire che ci deve essere un inquinamento, una partenza dove tutto questo parte. Inizi a intuire che questa melma ha un'origine e in qualche modo vedi che da un punto diventa più scura. Quindi con sforzo e ricerca, piano piano alzi la mano e vedi che c'è un rubinetto lì sopra che continua a buttare acqua nera, acqua sporca. Che vuol dire come mangi, con che amici stai, cosa ti ingoi tutti i giorni, che pensieri hai, che preoccupazioni hai, quanto pensi alla sicurezza della tua vita, quanto pensi alla sicurezza del denaro, quanto pensi alla sicurezza di un amore, paure, 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 tutto. A un certo punto dici, sai che ti dico, quel rubinetto lì adesso lo chiudo, cioè non mi preoccupo più, cioè sto nella condizione del qui e ora, cerco di vedere la realtà per quella che è, cioè per miracolo comprendi delle cose e questo viene sempre purtroppo per grandi dolori, ti muore qualcuno, hai un fallimento di relazione, hai un fallimento lavorativo, cioè ti svegli a dire ma che cazzo sto facendo, chiudi il rubinetto, fai una purificazione fisica, mentale, fai meditazione, fai preghiere, fai quello che vuoi, ma incominci a purificare il sistema. Questo cosa fa? Chiudi un rubinetto. La bellezza di purificarsi è che ho chiuso un rubinetto, incominci a vedere l'acqua più pulita. Come vedi l'acqua più pulita, hai internamente la capacità veloce di vedere dove sono gli altri inquinanti. La purificazione è molto importante, iniziare una strada di purificazione, perché incominci lentamente a capire, tu dirai sì, ma è come uno straccio che pulisci per terra, cominci a pulire e continui a venire su sporco. Normale, perché stai incominciando. La purificazione però porta a galla, fa emergere tutti gli strati di incoerenza, di contrazione, di assurdità interiore, di conflitti. Quindi chiudi questo rubinetto, capisci subito dove arrivano gli altri.
Madonna, questa relazione malata, questo modo mio, no, ho capito, questa cosa qua, questo lavoro dipendente così, no, cioè capisci, oh, ma no, mi sto ammalando anche fisicamente, inizia a intuire tantissime cose. Quindi cosa fai? Con coraggio, con forza, purifica ancora più, prendi coraggio e inizi a chiudere un altro rubinetto e ne rimane solo uno e l'acqua è quella più pulita, però non ti basta perché tu sei molto sensibile, inizia a sensibilizzare alla bellezza dell'acqua e della vita perché in realtà scopri che la fonte dell'acqua è sempre stata pulita e diamantina. Se tu che la inquinavi non era qualcosa che si inquinava da sé, perché la fonte era guaritrice e quando comprendi questo e chiuderai il terzo, diciamo, rubinetto, tu hai una guarigione profonda interna. Perché? Perché hai chiuso tutti i rami secchi, hai chiuso le parti che ti inquinano, gli inquinanti, e ragionaci un attimo cos'è che ti inquina. Chiudendo la terza valvola, l'acqua che essendo pulita autopulisce il sistema perché è sempre stata pulita e quindi tu scoprirai una limpidezza, una chiarezza, una bellezza di tutto quello che hai e ti dico un altro miracolo, il senso di perfezione, questa è una cosa stranissima che ti succede, cioè che tutto è perfetto così com'è. Tutto è perfetto così com'è, ma ti giuro, cioè tutto è perfetto così com'è, non c'è niente di sbagliato, non c'è niente di contraddittorio, tutto è perfetto, questo proprio è il livello di limpidezza totale. E a quel punto hai la guarigione anche fisica, perché non è più inquinante, non è più resistenze. E l'acqua rimane, e poi a quel punto il finale che ti rialzi e vedi anche fuori, perché dentro e fuori sono uguali, dentro e fuori, conscio inconscio.